e il risultato finale è appunto questo. Ciao a tutti! In questo video vedrete come io e Debbie abbiamo realizzato il portaborse da manubrio utilizzato per il viaggio da Torino al mare. Per costruirlo è stato necessario comprare 5 cose. Un tubo in PVC, che come potete ben notare dalla sua formula ha delle proprietà rigide e al contempo elastiche che lo rendono adatto al backpacking. Lo dice la scienza, mica io. Poi ci è servito comprare un'estensione manubrio, le fascette da elettricista che ci sono servite per fissare il tubo all'estensione del manubrio, delle fasce in velcro e delle cinghie di fissaggio anche dette fibbie. Questo è il risultato finale. Da elettricista per attaccare appunto il tubo in PVC all'estensione del manubrio, ci sono servite le fascette in velcro per attaccare le fibbie al manubrio e dopodiché le altre fascette d'elettricista come prolungamento per farci passare poi l'altra parte della fascetta, quella appunto per chiudere la cinghia, e il tubo in PVC. Il tubo l'abbiamo segato orizzontalmente o verticalmente in base a come lo guardiamo, dopodiché l'abbiamo passato sotto il ferro da stiro per riuscire a ad aprirlo un pochettino di più, perché sennò rimaneva troppo chiuso, quindi gli abbiamo dato questa forma col calore e con il trapano abbiamo formato qui due fori che servono appunto per far passare la fascetta d'elettricista, qui altri due fori e qui invece un foro e un foro. E il risultato finale è appunto questo, un sistema di fissaggio che funziona in questo modo qui. Allora adesso vado in soffitta a recuperare la tenda e il sacco a pelo, che sono le due cose che ho trasportato principalmente in questo viaggio, così da vedere quanti chili ha retto la borsa. Ho paura. Allora eccoci qua. Questa è la tenda. Sì, ho portato questa a 3 posti perché avevo solamente o la 2 second, che è quella lì che è da 2 posti però ha la forma non troppo ergonomica per essere portata in bici, mentre invece questa era l'unica che era un pochettino più compatta e quindi niente, ho portato questa e pesa 3 kg. Invece per quanto riguarda il saccapelo pesa 1,05 kg. Rieccoci qua. Allora la mia borsa è arrivata a sostenere un peso di 4 kg, qualcosina in più in realtà perché ogni tanto ho appoggiato anche degli oggetti di pochi grammi, come per esempio il cavalletto della mia macchina fotografica. Secondo me potrebbe arrivare a sostenere un peso di 8 kg, anche qualcosina in più, però appunto per ora rimane una teoria e la verificheremo nel prossimo viaggio. Il tubo l'abbiamo acquistato per 5 euro in un negozio che vendeva prodotti per l'edilizia. L'estensione manubrio l'abbiamo acquistata a 10 euro su Amazon, ma ci sono anche altri siti che la vendono a partire da 4 euro, solo ci metteva un po' di più ad arrivare. Le fasce in velcro le abbiamo prese a 2 euro in merceria, le fibbie idem a 4 euro e le fascette 50 centesimi, penso anche di stare esagerando perché in realtà ne vendono a pacchi di 100 a più o meno 3 euro l'uno. La spesa totale risulta essere di 21,50 euro, ovviamente è proprio un prezzo all'eccesso perché molti di questi prodotti uno ce li ha già in casa, può riciclare le fibbie di zaini vecchi, le fascette di solito noi ciclisti ce l'abbiamo sempre. Parlando di pro e di contro, abbiamo da una parte che il costo è ridotto rispetto ad andarne a acquistare uno nuovo e in più abbiamo comunque una tenuta che è di tutto rispetto. Abbiamo attraversato il parco del Roero che presentava tanti sali e scendi e non abbiamo trovato difficoltà e problemi di stabilità del mezzo. Come contro abbiamo che il peso delle borse va a schiacciare i fili del cambio del freno. Questo problema può essere in realtà risolto forse con un'estensione manubrio fatta un pochettino meglio. Bene, sono molto curiosa di sapere se anche voi avete provato a costruire delle borse da backpacking e soprattutto se costruirete una borsa seguendo le istruzioni di questo video. Nel caso mi farebbe molto piacere se mi condivideste i risultati. Lasciate un like se vi è stato utile e ci vediamo al prossimo video. Ciao ciao!